Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. È terminata, o quasi, l'ottava giornata di Serie A, manca Hellas Verona Monza che si giocherà ovviamente stasera. Facciamo il punto della situazione e vediamo cosa è successo anche a livello di classifica, al di là di qualche vocina stridula che ancora oggi il rigorino non era rigore, su Politano si doveva rivedere, eccetera, eccetera. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, attivando la campanellina, passaggio importantissimo per restare aggiornati, e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono stati con noi in live ieri nell'immediato post partita. Ecco perché arriva un altro video oggi, perché andando live nell'immediato, ovviamente, senza avere poi interviste, qualche campana da analizzare, ecco che torniamo il giorno dopo. Da dove partiamo? Da quale vocina stridula vogliamo partire? Partiamo da Palmeri che ha detto: ma quel rigore su Politano. Caro Palmeri, dove eri quando Quara è stato atterrato ed era rigore contro il Como? Dove eri quando era rigore con il Monza per lo step on foot su Di Lorenzo? Così come Auriemma. Se il Napoli fosse andato al VAR e avesse visto l'episodio, si sarebbe convinto che poi non era calcio di rigore, o almeno così recita, diciamo, Auriemma, o meglio. Rigore Politano? La domanda è sempre la stessa. Mi chiedo perché non interviene il VAR. La dittatura del VAR non mi sta bene. L'esperimento VAR è fallito, non so chi deve intervenire. Per me non è rigore. Ma perché non interviene il VAR? Chiamalo al monitor. C'è contatto? Se lo chiami al monitor, anche il Napoli forse si sarebbe reso conto che poi è un rigorino. E richiamare al monitor per gli episodi che ho appena elencato, quando ci andiamo al monitor contro il Como, quando ci andiamo al monitor contro il Monza, al di là che l'episodio di ieri è calcio di rigore, il pallone viene spostato, il difensore non protesta assolutamente perché sa benissimo di essere entrato in ritardo ed essere stato preso in controtempo dal movimento di Politano, quindi senza stare qui a dire forse poteva starci, è un rigorino, assolutamente no, è calcio di rigore, e l'ho ribadito anche ieri in live, perché parlavamo di crediti che noi avevamo per calci di rigore non dati. Li abbiamo ancora i crediti nella maniera più assoluta, perché quello di ieri è un rigore sacrosanto, quindi non stiamo qui ad ascoltare le parole di Auriemma, di Palmeri e anche di un altro, diciamo, un'altra testa, che se di testa si può parlare, Giovanni Capuano. Quello su Politano è il classico rigorino che non si dovrebbe più vedere, e allora a me sta bene non vederli più, ma non dovete, diciamo, non li dovete fischiare a nessuno. Quindi noi saremo sempre qui a annotare tutto ciò che succede in Serie A, per poi vedere se ci sono e ci saranno incongruenze per quanto riguarda i giudizi. Andate a quel paese tutti e tre, perdonatemi ovviamente il francesismo, ma nei limiti dell'educazione si può dire, Capuana, Remma e Palmeri. A voi i commenti ovviamente qui sotto nella sezione dove ci possiamo confrontare. La classifica di Serie A. È successo praticamente poco e niente per quanto riguarda i distacchi, perché il Napoli vince, l'Inter vince, la Juve porta a casa la partita, il Milan lo stesso. Si avvicinano la Fiorentina, l'Atalanta, si avvicinano per modo di dire, rimangono comunque a 13 punti, a 13 la Lazio, a 13 c'è anche l'Udinese, e il Torino scende un tantino a 11 punti perché, ribaltata la partita dal Cagliari, io ho visto il match e mi aspettavo comunque che il Torino la portava a casa, perché dall'inizio del campionato comunque non ha giocato maluccio a livello difensivo. Invece il Cagliari in quel di Sardegna comunque resta una bella gatta da pelare per tutti coloro che dovranno ovviamente andare lì a giocare. Le parole del mister in conferenza stampa post partita
mi fanno star tranquillo per il semplice fatto che noi abbiamo vissuto comunque l'anno scorso avendo allenatori dove si presentava la conferenza stampa post partita quando c'era, perché l'anno scorso quando si faceva, quando no, si capiva ben poco, però restavi comunque diciamo sconcertato perché molte cose io le vedevo, voi le vedevate, molti giornalisti anche le vedevano in campo per ciò che succedeva e nella conferenza stampa post partita si delineava la situazione che l'allenatore comunque molte cose non le vedeva oppure ci girava intorno. Ieri il mister è stato molto chiaro, primo tempo, sbagliato l'approccio, però ci siamo ripresi assolutamente nella ripresa e non possiamo nemmeno dire l'Empoli meritava i 3 punti e il Napoli si è rubato comunque la partita, punti parlando ovviamente, non per episodi, perché comunque nel secondo tempo Caprile è stato quasi, diciamo, a ber caffè sulla linea di porta senza far niente, poco e niente per l'Empoli, quindi un tempo per parte. Poteva starci il pareggio, sarebbe stato un risultato più giusto, può anche darsi, però alcune volte le partite vengono decise dagli episodi ed ecco il caso di ieri. A noi ci è andata di lusso per quanto riguarda i 3 punti perché poi hanno vinto l'Inter, la Juventus, il Milan, hanno vinto tutte e sarebbe stata diciamo una battuta d'arresto per quanto riguarda la classifica, anche se dalla conferenza stampa Conte continua a ribadire troppo entusiasmo, siamo d'accordissimo, piedi per terra, però non dobbiamo nemmeno farci il problema di essere primi in classifica, ecco. Però sono d'accordo con le parole del mister che ha sottolineato viviamoci il momento, ovviamente siamo primi, però non deve essere una zavorra e non deve essere assolutamente un peso per i calciatori e nemmeno per noi tifosi, anche se noi la possiamo tranquillamente vivere come vogliamo, il problema sono più i calciatori che diciamo vengono un tantino a mancare per quanto riguarda la lucidità. Se tu ti metti a pensare sono primo in classifica, devo vincere per forza, il Milan ha vinto il giorno prima, la Juve ha vinto il giorno prima, allora ecco che ho visto un Conte un tantino pronto forse a lavorare da questo punto di vista e sotto questo aspetto, perché bisogna assolutamente crescere, non possiamo far sì che le contendenti giocano il giorno prima e allora fanno risultato e a te ti viene comunque il peso sul groppone nel dover vincere la partita per forza e fai un primo tempo del genere. Questo sicuramente no e sono d'accordissimo con il mister. Mi sono fatto anche una risata nella conferenza post partita quando è stata fatta la domanda a Politano. Politano ha fatto comunque il terzino aggiunto su Pezzella e Conte ha detto qui c'è Politano, puoi domandarlo anche a lui, ma dico io, il giornalista che ha fatto la domanda l'ha vista la partita di Pezzella? Al di là che non sia Ribéry, Teo Hernandez, mettiamola come volete, comunque ha dato filo da torcere per gran parte del match su quella fascia e quindi decisione di incrementare ecco, i marcatori su quel lato giustissima da parte del Napoli e lettura perfetta da parte del mister e questa è la cosa più importante, ne abbiamo parlato anche ieri ovviamente in live. Nel calcio, se non erro un commento di Paolo, se non vado errato, perché poi tra i tanti commenti posso anche far confusione, la lettura della partita è molto più importante dello svolgimento della partita stessa. Tanto è vero che risolvere i problemi in corso, è vero che è difficile per un allenatore, però diventa una situazione cruciale, un punto cruciale, ecco, per la squadra e per l'allenatore per far sì che riesci a sterzare, capire il problema e porti il match a casa. Noi siamo assolutamente contenti di come è andata la giornata, al di là dei risultati trasversali che sono usciti. Qualcuno poteva perdere punti, non abbiamo diciamo rubacchiato punti a nessuno, ma la settimana prossima
gli scontri per rubacchiare un tantino di punti alle altre ci sono. Dobbiamo sempre vincere la partita con il Lecce. Ho letto ieri e concludo, poi ci arriveremo alla partita con il Lecce, c'era in ballo l'esonero di Gotti, ma ad oggi ho letto Gotti confermato, anche perché quando c'è un esonero e subentra il nuovo allenatore, molte volte trovi una squadra arroccata in fase difensiva per poter, diciamo, cercare di fare il primo punto con la nuova gestione per quanto riguarda l'allenatore. Non sarà così, ma Gotti comunque qualche accorgimento difensivo sicuramente lo studierà, perché ha preso quella mazzata con la Fiorentina e certamente non arriverà a Napoli stendendo il tappeto rosso e dire ragazzi, la Fiorentina ne ha fatti 6, fatene 4 pure voi e ce ne andiamo a casa. Assolutamente no. È un Napoli vincente 1-0 con un calcio di rigore legittimo, al di là di tutte le chiacchiere che sono state fatte ieri, si stanno facendo oggi e verranno fatte per tutta la settimana. E voi schiattate e noi siamo contenti. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.